Calzoni al forno. Uno spettacolo. Iniziamo. 300 g di farina 0, oppure metà Manitoba, metà 00. 8-10 g di lievito. 200 ml di acqua, temperatura ambiente o leggermente tiepida. È sempre un impasto tipo il mille bolle, ma un po' più tenace, più solido, perché mi avete detto in parecchi che avete difficoltà se l'impasto è troppo liquido. Quindi così otterrete lo stesso risultato più o meno, ma con un impasto che si può lavorare anche a mano, come vedi. Zucchero, un cucchiaino. E un cucchiaino di sale. L'acqua rimanente. Un cucchiaio di olio. Continuo sul piano a lavorare. Se serve aggiungi farina per non farla attaccare. Copro e lascio lievitare, almeno deve triplicare di volume. Aspettiamo, a dopo. Farina. Allargo leggermente. E faccio delle pieghe di rinforzo. Servono proprio per dare forza all'impasto, in modo che crescerà ancora meglio e più tenace, perché l'aria rimarrà all'interno. Chiudo bene l'aria all'interno, così, e divido a metà. Lascio crescere per 30 minuti. Devono diventare un po' più elastici e lavorabili. Come vedi, si lavorano benissimo a mano, si stendono. E io preferisco sempre stenderli a mano perché rimane un po' di aria all'interno rispetto al mattarello, però se vuoi usare il mattarello lo puoi usare tranquillamente. Sottili ma non troppo, devono contenere il ripieno. Si tratta di mozzarella o provola, prosciutto cotto e olive, e in più aggiungo i carciofini sott'olio che a me piacciono tanto, salsa di pomodoro già condita con olio, sale, basilico, ulteriore basilico, e farcisco. Prima la provola, prosciutto. Naturalmente puoi personalizzare il ripieno a tuo gusto, puoi mettere qualsiasi cosa. Di nuovo provola, perché a me piace tanto filante. Olive denocciolate, vi raccomando, verdi o nere è uguale, queste sono quelle leccine. E carciofini, o puoi mettere funghi, puoi mettere anche altri tipi di verdure. E la salsa di pomodoro condita, naturalmente. Non eccedete 2 cucchiai, secondo me bastano. Chiudo e sigillo bene.
Tenete sempre sotto farina, io uso la farina di semola come spolvero sul piano, perché la rende più asciutta e non appiccicosa. Chiudo bene, sigillo. E la passo su una teglia. Puoi fare questa operazione già direttamente sulla carta forno, così non dovrai fare questo passaggio. Ancora pomodoro sopra, o puoi fare anche soltanto olio, un filo d'olio e formaggio grana grattugiato o parmigiano. E un altro pochino di provola, non la mettiamo? È rimasta tagliata, quindi la metto. Golosa. Origano. E in forno alla massima temperatura del forno. Il mio arriva massimo al 250 gradi, quindi o statico o ventilato è uguale, per 20 minuti in totale. La prima metà del tempo la metto sotto sulla base del forno e l'altra metà poi la sollevo più in alto. Pronti, croccanti, profumati e in piatto. Un po' di basilico e olio e sono pronti da gustare. E guarda che meraviglia, farciti all'ennesima potenza, buoni, solo che sono ustionanti ancora, è meglio non mordere subito. Conviene questo tipo di calzone grande mangiarlo in piatto con forchetta e coltello. Grazie per la visione come sempre e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Grazie ancora per essere arrivata a fine video. Alla prossima, baci!